Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Makotov. Allora, molti paragonano la carriera di Anthony Wong a quella di Nicolas Cage, una sorta di Cage orientale. Beh, non hanno tutti i torti, perché in fondo Anthony Wong ha avuto una carriera molto sfaccettata, con ruoli di rilievo, con ruoli anche sgradevoli, e soprattutto questi secondi sono quelli che lo hanno portato più all'attenzione del pubblico, degli appassionati del cinema di Hong Kong in particolare. Quindi vediamo insieme, scopriamo la sua carriera in questo piccolo documentario che ho creato apposta per voi. Non andate via, mi raccomando. Mentre Nicolas Cage aveva parenti di un certo spessore che vegliavano su di lui, il povero Anthony invece non ha avuto proprio la stessa fortuna. Il padre biologico, Frederick William Perry, di origine britannica, era ad Hong Kong nel 1955 come funzionario pubblico durante il periodo del colonialismo britannico. A metà degli anni 60 abbandonò lui e sua madre per emigrare in Australia e rifarsi una vita e una nuova famiglia. I due si scrissero lettere fino all'età di 12 anni e poi i contatti si interruppero per sempre. Farsi strada nella società di quegli anni quando sei un meticcio non è una cosa molto semplice. Anthony Wong ha sempre raccontato la discriminazione che ha dovuto subire prima di affermarsi come uno dei volti più riconoscibili del cinema di Hong Kong. Qual è stato forse il mio primo incontro cinematografico con Anthony Wong? Molto probabilmente con Hard-Boiled, uno dei capolavori di John Woo, dove Wong aveva un ruolo secondario, ma lo interpretava in un modo così unico che non potevi rimanerne colpito. Dopo essersi fatto le ossa nelle emittenti TV locali e vari ruoli secondari in produzioni dove spiccavano le star di quegli anni, è proprio grazie ad Hard-Boiled che riesce ad imporsi in patria, ma anche all'estero, come uno dei volti più iconici del cinema di Hong Kong. È inutile girarci intorno, chi ha un minimo di dimestichezza con il cinema di Hong Kong sa molto bene che l'anno seguente, nel 1993, Wong esordirà come protagonista assoluto in uno dei film più iconici della Cat 3, la nota classificazione nata nel 1988 per quei film più estremi e riservati ad un pubblico di almeno 18 anni. Il film in questione è The Untold Story, del regista Herman Yao. The Untold Story è uno di quei film che anche chi non ha mai visto roba di Hong Kong ha almeno sentito nominare. Un ristorante, un cuoco, delle parti umane che vengono cucinate, non voglio aggiungere altro. Se vi fermate alla superficie potrebbe risultare il film abbastanza disturbante, che effettivamente è, ma l'interpretazione psicotica di Wong raggiunge dei livelli così eccelsi che il film non sarebbe la stessa cosa senza la sua interpretazione per cui vinse il premio come miglior attore agli Oscar cinesi di quell'anno. La formula fu così felice che lo stesso regista e Wong si ritrovarono sempre nello stesso anno con un nuovo film chiamato Taxi Hunter, il leggendario Cat 3, dove Wong questa volta ce l'ha a morte con dei poveri tassisti. E non c'è due senza tre, perché Herman Yao e Anthony Wong tornarono nuovamente a collaborare nel 1996 e sfornarono Ebola Syndrome, con l'ennesimo personaggio psicotico e privo di freni morali che contrae la malattia del titolo e la sparge nella società come meglio crede. Alle soglie del 2000 il regista Johnny To capisce che un volto e una presenza come la sua può essere il leader taciturno e carismatico che stava cercando per guidare un manipolo di bodyguard molto particolari che si muovono nella storia di questo cult movie chiamato The Mission. Nel 2006 torna in un ruolo simile sempre per Johnny To in una sorta di sequel spirituale della pellicola precedente nel sublime Exiled. La conclusione di questa sorta di trilogia del cameratismo e pallottole volanti trova la sua massima espressione nel 2009 con il film Vendicami, che omaggia contemporaneamente sia il noir di Hong Kong e sia il polar francese, qui impersonificato dalla star francese Johnny Hallyday. Anthony Wong ha all'attivo più di 200 film, quindi è difficile districarsi tra le varie pellicole, ma tralasciando quelli che già vi ho nominato prima, alcuni di questi anche un po' estremi per alcuni di voi, vediamo altri 3 film speciali secondo il mio gusto, che tanto lo so, non guarderete comunque perché siete i soliti 4 gatti che si fermano volentieri a Bruce Lee contro Ezio Greggio. Vabbè, io ve ne parlo uguale, poi fate come vi pare.
Beast Cop 1998, dove interpreta un poliziotto forse peggiore dei criminali che acciuffa e per cui ha vinto l'Hong Kong Film Award come miglior attore. Full Contact del 1992, diretto dal grande Ringo Lam, ipercinetico, spettacolare, con protagonista il magnetico Chow Yun-fat, che ve lo dica a fare, è praticamente un classico imprescindibile. Big Bullet del 1996, diretto dal compianto Benny Chen, dove lo sentirete addirittura pronunciare delle parolacce in italiano che vi faranno scompisciare da ridere. È curioso poi notare come nella sua vasta filmografia, dopo molti anni, ci siano due film di produzione americana molto ravvicinati: Il velo dipinto del 2006, dove è accanto a Edward Norton, e La mummia 3 del 2008. Un'altra grande caratteristica di Anthony Wong è che in pochi sanno è che ha studiato vari stili di arti marziali, ma stranamente nella sua carriera li ha messi a servizio del cinema in pochissimi casi, come ad esempio in House of Fury o ancora di più nel malinconico e recente Ip Man The Final Fight. Anche se è ancora attivo nell'industria cinematografica, avendo mostrato coraggio ad esprimersi in prima persona nel sostenere i movimenti di protesta nati a Hong Kong contro il controllo sempre maggiore del governo della Cina continentale, Wong è stato apparentemente inserito in una lista nera. Lui ci scherza sopra, ma a conti fatti negli ultimi anni la sua presenza sul grande schermo si è fatta enormemente più scarna. È stato praticamente estromesso nei film prodotti in Cina o in quelli di Hong Kong finanziati ormai gran parte dal governo cinese. Ciononostante il cinema indipendente gli è venuto in soccorso e con Still Human del 2019, per cui ha partecipato senza voler essere pagato per dare un aiuto alla produzione, vince l'Hong Kong Film Award come miglior attore, gli Oscar cinesi per intenderci. Solo recentemente, come se fossimo in un grande film, nella sua vita familiare c'è stata una grande sorpresa. Dopo molti anni ha ritrovato i suoi due fratellastri gemelli, ovvero quei figli che il padre aveva avuto una volta che si era trasferito in Australia per rifarsi una vita. John e David avevano notato proprio questa foto che vedete della famiglia di Anthony Wong, con lui piccolo che viene appunto sorretto dal padre, durante un'intervista della BBC e hanno riconosciuto proprio il loro padre. Sono riusciti a mettersi successivamente in contatto con lui e si sono finalmente incontrati. I due fratelli hanno rivelato che il padre, morto nel 1988, non aveva mai rivelato questo segreto e probabilmente non lo sapeva neanche la loro madre, che era morta molto prima di lui nel 1972. Come abbiamo visto, la vita di Anthony Wong non è stata sicuramente una cosa molto semplice ed è stata segnata sicuramente da dei traumi molto importanti, che però non lo hanno fermato dal raggiungere l'obiettivo. Anche se il suo lavoro si è fatto più complicato per tutta una serie di motivi che abbiamo accennato prima, Anthony Wong rimarrà sempre uno degli attori preferiti per chi ama il vero cinema di Hong Kong. Grazie per avermi seguito fino alla fine, trovate nella descrizione del video tutti i miei riferimenti social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!